Manipolare la percezione della realtà attraverso la bugia è sempre stato uno strumento per esercitare il potere sulle persone e sulle masse. È accaduto in passato, quando certe ideologie predicavano la superiorità di una razza sull'altra, di una religione sull'altra, di una classe sociale sull'altra, e così via. Dopo tanti disastri del passato, oggi pensiamo di essere immuni da cose del genere. Beh, siamo tragicamente in errore. Oggi come allora, la bugia pervade profondamente i meccanismi più importanti e delicati dell'esistenza comune, solo che a differenza delle varie situazioni del passato, essa non si mostra esplicitamente, ma si nasconde sotto il travestimento dei buoni, quelli contro le diseguaglianze, contro le violenze, contro le oppressioni. Vi vediamo che fate no col capoccione. Questi della Fionda.com sono dei visionari mezzi complottisti. Figuriamoci se viviamo in una grande menzogna. Qui vigono libertà e democrazia, cribbio. Ma siete sicuri? Questa persona è l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della parte civile, nel processo contro Filippo Turetta. State a sentire cosa dice. Giulia nel 2023, signor Presidente, è stata la vittima numero 105. 118 morti che non l'ha fatti neanche la criminalità organizzata. Porchi mondo che sono sotto i piedi. L'avvocato non specifica cosa intenda con quei numeri, non ha bisogno di specificare perché la narrazione falsata è assunta già come premessa. Quei 118 sono tutti delitti simili a quello di Giulia Cecchettin, cioè femminicidi. Ma è una menzogna. Quand'anche si accettasse che femminicidio significhi qualcosa di definito, nel 2023 i casi sono stati una trentina, mentre tutti gli altri sono omicidi volontari di tutt'altro genere, diversi dei quali peraltro commessi da donne con vittime altre donne. Ma questa, che è la verità, non conta. Così, in un tribunale della Repubblica, una bugia va a contribuire al giudizio su un imputato. Nel caso di Turetta cambia poco. Che fosse colpevole era chiaro e la pena che ha ricevuto è più che sacrosanta. Ma immaginatevi di essere accusati di un reato non così grave come l'omicidio, magari sulla base di una delle innumerevoli false denunce che dilagano in Italia, e immaginate che chi vi accusa utilizzi un argomento ugualmente fasullo per condizionare negativamente un giudice. Non sareste in una situazione lontana dai processi sovietici durante le purghe staliniane e il prosieguo della vostra esistenza sarebbe determinato da un dato impreciso o puramente falso. Ma non è soltanto nei tribunali che predomina la falsificazione della realtà. C'è un altro ambito delicatissimo, fondamentale per la tenuta di una comunità, dove ormai la menzogna più spudorata è penetrata fino ai gangli più profondi. La scuola. Dal 18 al 30 novembre scorso a Terlizzi, in Puglia, si è tenuta la mostra itinerante Fammi capire, destinata ai bambini. In essa si sono presentati libri dove si sostiene che è possibile essere maschi con la vagina o femmine con il pene, il tutto presentato da vari attivisti LGBT, ma soprattutto con il patrocinio e il finanziamento della Regione Puglia. Mentre è comune raccontare cose inesistenti ai bambini riguardanti ciò che è esterno da loro e su cui non hanno il controllo, ad esempio Babbo Natale, nessuno si sognerebbe mai di persuaderli con la menzogna di cose che riguardano loro stessi. Nessuno si sognerebbe di dire a un bimbo che le sue scapole possono diventare ali e che quindi lui può essere una rondine, perlomeno per evitare il rischio che per provare si scaraventi da una finestra. La riflessione su se stessi è riservata alla maturità, a quell'età in cui capisci che certe cose non possono essere cambiate, come ad esempio il sesso a cui si appartiene. È per scavalcare questi ostacoli che oggi è possibile introdurre nelle scuole, e quello di Terlizzi è solo uno dei possibili esempi, iniziative che sono due volte pericolose, perché si rivolgono a soggetti non in grado di razionalizzare le informazioni e perché trasmettono messaggi di pura fantasia o, se preferite, apertamente contro natura, in ogni caso semplicemente false. Qualche secondo solo per dirti che se ti piacciono i nostri video e vuoi darci una mano a diffonderli, sarebbe utile se ti iscrivessi a questo canale, mettessi like, commentassi e, insomma, facessi tutte quelle robe utili di cui noi boomer non capiamo una mazza. Grazie. Si può far di peggio? Certo che sì. La ciliegina sulla torta è quando la menzogna diventa la premessa che giustifica nuove leggi, specie se repressive. Prendete un disegno di legge a caso, delle scorse o dell'attuale legislatura, riguardante la lotta alla cosiddetta violenza di genere, e vi troverete sempre, invariabilmente, come premessa numeri falsi o falsificati. In questo versante, peraltro, entra in gioco la politica, che è la più sfacciata nelle falsificazioni. Un esempio? Il DDL 2530, presentato nella scorsa legislatura. La solita proposta di legge repressiva orientata contro il mondo maschile, uno dei tanti passi tentati per portare il nostro paese alla stessa disastrosa condizione della Spagna, dove sono stati istituiti tribunali speciali per gli uomini accusati di violenza. Tribunali speciali. Non vi viene un brivido a sentire questa espressione?
Ebbene, in Spagna ci sono, e il sogno bagnato delle femministe e dell'industria dell'antiviolenza italiana è che ci siano presto anche in Italia. Il DDL 2530 andava proprio in quella direzione. Per riuscire nel suo intento, metteva in premessa, come al solito, dei dati statistici, stavolta però stranamente veritieri, raccolti in questa tabella. Guardatela bene, reato per reato. Vi lasciamo qualche secondo per rispondere a una domanda. Secondo questa tabella, i reati sono in crescita o in calo? Caspita, siete tutti dei geni allora. Esatto, sono tutti in calo, tranne uno. Però guardate i proponenti della legge cosa scrivevano subito dopo. In una proposta di legge si negava spudoratamente la realtà dei fatti, pur di affermare la menzogna necessaria a far passare l'ennesima legge repressiva. Allora, siete ancora convinti che viviamo in un regime di libertà e democrazia? Pensate ancora che non sia vero che ci è stata costruita attorno una gigantesca falsificazione travestita da inclusività e lotta alle ingiustizie? Beh, volendo c'è ancora una prova. In passato, chi negava le falsificazioni imposte dai regimi veniva eliminato in un modo o nell'altro. Oggi non scorre la stessa quantità di sangue di allora, per fortuna, ma gli impulsi repressivi restano gli stessi. 2 autori dell'Afionda.com, ad esempio, vennero invitati in Senato per commentare il DDL 2530. Lo fecero garbatamente a pezzi e fecero notare le miserabili contraddizioni che conteneva. Risultato? Entrambi vennero poi fatti oggetto di un'interrogazione parlamentare di sindacato ispettivo, dove alcune onorevoli e senatrici chiedevano al ministro dell'Interno di chiudere tutti i loro canali di comunicazione, compresi quelli privati e personali. Il ministro ebbe la compiacenza di non rispondere all'interrogazione, ma intanto il tentativo di reprimere 2 cittadini che indicavano l'evidenza della menzogna è stato fatto. Non è impossibile che un giorno il ministro invece risponda e qualche libero cittadino si trovi in grossi guai per aver detto le cose come stanno. Se in tanti, tutti insieme, non si ricomincia a vigilare severamente, la bugia prenderà ancora di più il sopravvento e quei cittadini nei guai un giorno potreste essere voi.